come si fa? Appunto hanno influenzato tantissimo la cultura hip hop, come sapete. Uno dei pilastri della cultura hip hop è proprio l'arte dei graffiti. Io sono Kwanza, faccio parte dell'organizzazione e appunto vi vorrei dare il benvenuto qui e passo la parola a Mirko per moderare il panel. Grazie a tutti. Grazie. Allora, grazie a chi è riuscito ad esserci prima di tutto. Io sono Mirko, qualcuno mi conosce, qualcuno no, mi occupo di curatela di arte urbana, organizzo interventi artistici nello spazio pubblico e prima cosa volevo avvertire, non siamo matti che stiamo parlando al microfono e non sentite dagli altoparlanti le nostre voci, ma in realtà è perché siamo anche in streaming su YouTube e quindi questo microfono va online. Qui penso non ce ne sia bisogno, giusto? Ci sentiamo. Allora, in realtà io sono molto contento di essere stato invitato da Giulia al Festival di Cinema Hip Hop di Roma, soprattutto perché ho avuto l'occasione prima di tutto di curare la mostra che vedete giù al primo piano e poi l'occasione di invitare alcuni dei writer, di DJ, producer che io stimo tantissimo e quindi ho avuto adesso l'occasione di fare una bella chiacchierata e condividerla con voi, perché magari le chiacchierate ce ne siamo già fatti tra noi in realtà molto spesso, però è bello condividerle e quindi siamo qui oggi proprio per parlare di graffiti, ma non in generale, graffiti legati al cinema. Ovviamente siamo al Festival del Cinema Hip Hop e il writing è stato influenzato e ha influenzato anche la storia del cinema. Ci sono moltissimi esempi, ovviamente se qualcuno di voi è appassionato sicuramente di writing sa che spesso si dipinge lettering come si dipingono puppet, si dipingono cose figurative e scritte
e molto spesso ci sono delle citazioni che se magari abbiamo una conoscenza anche approfondita o superficiale del cinema, molto spesso ritroviamo nei graffiti e viceversa nel cinema ci sono delle citazioni anche di, soprattutto in film o documentari che riguardano questo ambiente, di writer o di personalità hip hop che magari conosce soltanto chi segue questa cultura, penso comunque ai cameo di molti rapper in molti film famosi, che magari cogliamo noi che appunto siamo appassionati e molti altri no, anche perché secondo me, ma comunque oggettivamente, questa cultura è fatta sempre di rimandi, di citazioni nei testi hip hop, rap. Ce ne sono molti che vengono colti soltanto se hai un background particolare, nel writing è la stessa cosa. Quando noi ammiriamo anche un intervento murale grande, faccio per esempio un riferimento a uno degli ultimi che ho curato qui a Centocelle di Ethnic, ammiriamo questo intervento, questo murale con diverse modalità, su diversi piani, no? Si chiama Botanica Resistente e sulla Togliatti, se ci passate lì c'è questo muro di Ethnic e notiamo che ci sono delle foglie, ci sono dei motivi floreali, ci sono alcuni pezzi di cemento che stanno esplodendo praticamente lasciando spazio alla natura. In quel murale, come in altri muri dipinti da artisti come Ethnic, come Ball, come molti altri, in realtà c'è ancora il testo, c'è la tag, c'è il nome di Ethnic, no? Ball, per esempio, è uno dei writer che ha iniziato a scomporre il proprio nome, le proprie lettere della propria tag, facendole diventare qualcos'altro, e poi ovviamente ha lavorato sui puppet, su altre immagini, però appunto queste cose, come nel cinema, come nel writing, diciamo, ce ne accorgiamo soltanto se le conosciamo, no? Quindi c'è quel know-how che ci fa approfondire un po' tutto quello che sono i rimandi, le citazioni di cui parlavo prima. Quindi a me fa molto piacere essere qui, purtroppo un altro invitato, Nexus, non poteva esserci di persona, quindi io vorrei prima di tutto iniziare con il suo intervento che è video, quindi adesso mando il suo intervento, lui si scusa, infatti saluta tutti quanti. Iniziamo così, da lui, che comunque è un b-boy. Buongiorno al pubblico dell'Hip Hop Cinefest, io sono Nexus e oggi non sono qui, purtroppo sono impegnato altrove in un corso universitario e quindi ho registrato questo video per condividere con voi alcuni pensieri e per rispondere al gradito invito della nostra Giulia Giorgi a questo evento. Io mi occupo di cinema, ma sono anche un b-boy, ormai direi un b-boy veterano, dato che ho iniziato a ballare nel lontano 1998. Però forse come Giulia avrà già così accennato, l'hip hop per me non è stata solo una pratica, ma è diventato anche un lavoro e un mezzo per conoscere la realtà. Insomma, l'hip hop poi ho cercato di studiarlo e lo sto ancora studiando. E l'intervento che vorrei proporvi oggi riguarda in particolare il rapporto fra il cinema e i graffiti. Ovviamente la parola cinema e la parola graffiti aprono due universi giganteschi, dei cosmi che sarebbe impossibile, come dire così, raccontare in pochi minuti. Mi limito a, come dire, proporvi due tracce. La prima è una piccola, breve storia del passaggio che avviene fra appunto il movimento dei graffiti writing, sviluppatosi a New York, diciamo negli anni 70, e il movimento della street art che ancora diciamo è in essere e che si sviluppa diciamo a partire dal nuovo millennio, dagli anni 2000. E una seconda traccia invece che è un po' più inerente al rapporto tra la relazione con il cinema e diciamo le espressioni dell'arte visuale hip hop, vi propone un concetto che ho sviluppato in questi anni, ovvero quello di paesaggi tossici, cioè come i graffiti all'interno di alcuni film e di alcune produzioni cinematografiche puntualmente rappresentino qualcosa di negativo. Però adesso ci arriviamo, perché per capirlo
dobbiamo un po' ripercorrere la storia dei graffiti, termine appunto usato in maniera delle volte anche dispregiativa, ma in generale in maniera semplicistica per identificare tutti i fenomeni che riguardano banalmente le scritte sui muri. Chi viene dall'hip hop, chi conosce il movimento hip hop, sa che appunto intorno agli inizi degli anni 70, nel nord di Manhattan e poi nel Bronx, dei ragazzi e delle ragazze iniziano a scrivere il proprio pseudonimo eh, sui vagoni delle metropolitane di New York e poi anche su altre superfici. E c'è un articolo del 1971 che rende famoso, rende celebre Taki, che è questo uno dei primi writer di origini greche che appunto aveva l'abitudine di scrivere il proprio nome sui vagoni della metro e diffonderlo in giro per la città, quindi dal nord di Manhattan al downtown Manhattan e negli altri quartieri. Questo ci dice molto non solo sulle origini del writing, ma sull'essenza di questa forma che poi diventa appunto, io lo dico non a caso, un movimento, perché si legano alle famose altre tre discipline dell'hip hop, il breaking, il DJing e il rap. Diventa un movimento perché ha nel suo, come dire, nel suo essere quello di sfruttare lo spazio pubblico, i mezzi di trasporto istituzionali per veicolare un messaggio. Quindi veicolarlo sfruttando un canale già esistente, ma mettendoci dentro, come dire, una semantica del tutto alternativa e oserei dire radicale. Un errore che si compie, diciamo, molto spesso è quello di associare i graffiti a un movimento di rivendicazione identitaria, no? Cioè attraverso le tag che poi si evolvono in pezzi, in murales, in trap, in wall train, quindi diventano sempre più elaborati, si cerca, no, di interpretare l'espressione di una comunità, di un sé. Questo in parte è vero, però dall'altro, come poi ci ricordò anche Jean Baudrillard, questo filosofo importantissimo del tardo Novecento che si reca proprio a New York negli anni 70 e dice: guardate che non è semplicemente questo. I graffiti non sono semplicemente l'espressione di una comunità che è segregata e che in questo modo vuole, come dire, promuovere la propria identità. Sono invece il modo con cui appunto una certa soggettività che viene emarginata controcolonizza la città dei bianchi. E più i bianchi e più le persone, diciamo, che hanno il potere cercano di interpretare questo fenomeno, e più questo fenomeno si trasforma in una loro proiezione. Perché nella città contemporanea, dice Baudrillard, l'identità si è persa e quindi chi ha perso l'identità cerca di ritrovarla proiettandola sui segni che trova in giro. In realtà, appunto, il movimento è molto più complesso perché si fonda sul come dire, sviluppare un messaggio che non ha un significato, perché chi conosce il writing sa che, come dire, l'essenza del writing non è quello che c'è scritto nel nome Dondi o nel nome Lee o nel nome Blue, ma la forma con cui è scritto e soprattutto il mezzo che viene utilizzato, in questo caso i treni della metropolitana. Questa lunga, anche se non è lunghissima, ma per me già è lunga perché sono già passati 6 minuti, introduzione a, come dire, l'essenza del writing ci fa capire invece che cosa accade nel passaggio dal writing alla street art, che io definisco insomma l'arte per eccellenza di questa nostra epoca. Perché? Perché che cosa fa? Prende un qualcosa che era radicalmente avverso al sistema delle arti, Baudrillard di nuovo chiama i graffiti l'anti-media, perché appunto fare graffiti significa mettere in circolazione un significante senza un significato, quindi qualcosa di invendibile. Ebbene, la street art invece marketizza, monetizza questa invendibilità, questa antimediaticità dei graffiti e la rende un'arte di fatto istituzionale. Nel libro che ho scritto analizzo nel dettaglio la correlazione che c'è fra la creazione dei cosiddetti street art district, quindi dei quartieri che sono abbelliti
commissionando opere di street art pagate anche lautamente per appunto colorare e abbellire i palazzi del quartiere, e invece tutta una politica che diciamo cerca di estetizzare la città senza risolvere realmente i veri problemi, e soprattutto lo fa demonizzando i graffiti. Quindi questo è un paradosso, no? Se riconosciamo che la street art è, diciamo, una sorta di evoluzione del movimento dei graffiti, che sfruttava appunto lo spazio pubblico per veicolare un certo tipo di opere visuali, con un taglio prettamente urban, vediamo che oggi al proliferare della street art corrisponde una demonizzazione massiccia dei graffiti, ovvero se io commissiono il pezzo da decine di migliaia di euro all'artista di turno sul Palazzo del Tufello, sono un bravo sindaco o sindaca, e se invece distruggo magari un muro storico dove c'è un pezzo dedicato alla figura di Crash Kid, leggendario pioniere del breaking italiano e romano, ho fatto un'opera di bene, perché appunto quello è vandalismo, è, come dire, è arte spontaneista, non ha nessun valore. In realtà ha tantissimo valore, e per chi fa hip hop alcuni pezzi, alcuni tag realizzati magari anche da pionieri del writing internazionale proprio qua in Italia, ecco, quei muri raccontano tantissimo, perché sono esperienza di una comunità che dalla metà degli anni 80 si è sviluppata in Italia, ha preso delle caratteristiche della cultura italiana, le ha rielaborate e le ha anche in certo senso anche tramandate ed esportate nel paese in cui tutto è originato, cioè l'America. E anche questo sarebbe un discorso da affrontare, che sto cercando di affrontare nelle mie ricerche. Però ecco, questo ci fa capire che i graffiti subiscono, come dire, una interpretazione ideologica. E quindi il concetto di paesaggi tossici. Andiamo al cinema finalmente, abbiamo pochi minuti ma ce li giochiamo bene. A un certo punto, qualche anno fa, a me mi è venuta questa idea. Andiamo a vedere in quanti film appaiono i graffiti, e nei film in cui appaiono i graffiti in che tipo di scene appaiono e come vengono connotati. Sapete che il cinema, ovviamente, chi fa cinema, i montatori, i registi, come dire, hanno un linguaggio ormai convenzionale. Ecco, nel dover riscrivere il linguaggio convenzionale del cinema, i graffiti a partire dagli inizi degli anni 70, quindi i graffiti non intesi come le banali scritte sui muri, ma i tag, i murales, le scritte con gli pseudonimi, vengono utilizzati dal cinema americano in particolare per connotare sentimenti, situazioni, emozioni negative. Lo vediamo con tutto un ciclo di film di crime che partono appunto da Il giustiziere della notte con Charles Bronson del 71, e continuano con Fort Apache The Bronx dell'81 di Petri. Ecco, questi sono film in cui ci sono molte scene di uccisioni, di violenze, di stupri, che hanno come sfondo i graffiti, o che utilizzano la bomboletta spray proprio come un mezzo di offesa delle persone. Eh, il processo continua con film anche fantascientifici, o comunque che hanno un taglio più surrealista. Pensiamo a Fuga da New York di Carpenter, o anche al famosissimo appunto I guerrieri della notte, The Warriors di Hill del 79. Ecco, questi sono film in cui i graffiti vengono utilizzati in relazione al mondo delle gang, perché in Fuga da New York si racconta, no, di questa Manhattan del futuro che diventa una specie di prigione a cielo aperto e che è completamente graffitata, mentre in appunto I Guerrieri della Notte si racconta di questa gang che deve sfuggire dai territori delle altre gang, che sono caratterizzati da colori, da scritte particolari. Cioè si sviluppa attraverso il cinema questa idea che o si rinforza che gli spazi che sono colorati, dipinti con dei tag, siano spazi della criminalità, siano l'habitat della criminalità. Questo si realizza anche in film che non hanno a che fare con temi prettamente urbani o con temi riguardanti l'hip hop. Pensiamo a Batman
di Tim Burton dell'89. C'è questa famosa scena di Joker e la sua gang che ricorda anche un po' l'abbigliamento dei Black Panther, che fa irruzione in una galleria d'arte dopo che ha addormentato, forse ha avvelenato tutti i visitatori. E che cosa fa Joker per disturbare, per rompere l'arte istituzionale che è raccolta all'interno di questa galleria? Usa le bombolette spray, usa i graffiti, scrive io sono Joker, era qui, quindi in un certo senso tagga un dipinto, usa i colori per stampare le proprie impronte. Ecco, questo è diciamo una metafora di come in questo caso Tim Burton lo fa anche muovendo una sorta di critica al mondo istituzionale dell'arte, però diciamo utilizza non a caso il linguaggio, l'immaginario dei graffiti per come dire, rompere visivamente, visualmente con il linguaggio diciamo della società civilizzata. Ecco, questo secondo me è un discorso molto pericoloso perché appunto, come abbiamo visto poi negli ultimi anni, l'intensificarsi per esempio delle politiche di retaking, quindi questi gruppi di persone, di volontari che passano le domeniche a cancellare i graffiti, pensando che facendo così in un certo senso migliorano le condizioni dei quartieri, mentre abbiamo visto che poi dietro a queste associazioni ci sono investimenti di ingenti capitali e che ovviamente la pulizia dei quartieri, se così vogliamo chiamarla, perché appunto poi anche qui è tutto da dimostrare che rimuovere un graffito renda uno spazio più pulito o esteticamente più bello. Ecco, che questa politica di estetizzazione degli spazi non porta poi a dei risultati concreti, perché appunto il luogo di spaccio rimarrà comunque il luogo di spaccio e soprattutto gli investimenti delle compagnie che poi producono per esempio la gentrificazione rimarranno tali. La street art purtroppo, anche se a me personalmente è un'espressione che piace e ho sempre supportato i miei amici e colleghi che, diciamo realizzano opere anche su commissione, però purtroppo il pericolo della street art è quello che diventi un mezzo per produrre gentrificazione. La gentrificazione appunto è quel fenomeno che fa sì che un quartiere popolare si trasformi in un quartiere, diciamo, più agiato, fino a qui non c'è niente di male, ma facendo così, diciamo, denatura quello spazio dei suoi abitanti, diciamo, storici, toglie la storicità di quel luogo che diventa, diciamo, una specie di Luna Park a cielo aperto e, come abbiamo visto poi, l'ultima fase della gentrificazione è quella di far uscire, espellere i cittadini dallo stesso quartiere e trasformare quel posto in diciamo un capitale offshore per le ditte che appunto hanno investito perché quello spazio non diventa più vivibile. Non diventa vivibile, ma diventa esteticamente magari bello. E l'esperienza che ho avuto in questi ultimi anni nel viaggiare appunto è quella di vedere dei quartieri molto belli esteticamente, pieni di opere di street art che però a livello appunto culturale, a livello storico non avevano più niente da dire e anzi trasformavano e ghettificavano ancora di più una determinata area, per cui se andate a Williamsburg, che è il quartiere diciamo subito dopo il ponte di Williamsburg, comunque nella zona di Brooklyn, vedete che quella zona lì è al 90% ormai popolata da persone bianche di classe medio-alta, appena superate Flushing Avenue, che vi porta nella zona più a sud di Williamsburg, verso Bushwick, vedete che la composizione etnica cambia radicalmente, non ci sono più le opere di street art, ma ci sono i graffiti, non a caso. E per chiudere, ovviamente ci sono anche dei film che i graffiti li utilizzano in una maniera sicuramente più complessa e anche positiva, parlo di tutti quei film degli anni 80 come Wild Style, Beat Street, che appunto utilizzano e danno prova che i graffiti possono anche come dire, esprimere un altro lato, un altro potenziale della soggettività. In questi film e anche nella recente serie di Baz Luhrmann, The Get Down, i graffiti sono, come dire, estensione della personalità di, diciamo, artisti poppari
che si trovano a vivere appunto uno spazio che è colorato, che è espressione di sé, di loro, di una comunità e le scritte che noi vediamo in questi film acquistano senso perché sappiamo e vediamo chi le ha fatte e il motivo per cui le hanno fatte. Quindi, diciamo, una cosa che mi augurerei è anche quella di vedere sempre più film che utilizzano i graffiti con un linguaggio, diciamo, più complesso e meno feticizzato. Detto questo, vi saluto perché già ho superato il limite impostomi da Giulia. Spero che l'evento prosegua nel migliore dei modi e mi permetto anche di dire viva il Cinefest. Speriamo che l'evento cresca sempre di più perché è davvero da supportare e che insomma questo mio piccolo intervento vi abbia aiutato per favorire un dibattito e una discussione. Grazie e a presto. Yo! hiphopcinefest.org. Anche se sarebbe ovviamente stato molto più bello averlo qui di persona e sicuramente ci sono molte tematiche che sono state toccate. Io il sassolino del video l'ho voluto togliere subito dall'inizio, così entriamo nel vivo della discussione o comunque degli interventi. Ovviamente ognuno ha le proprie opinioni, il proprio background, quindi ha un punto di vista personale differente rispetto alla propria esperienza vissuta nell'ambito dell'hip hop o comunque dei vari eventi comunque si sono susseguiti nel corso degli anni, quindi c'è ovviamente chi ha una visione diversa da un'altra e siamo qui appunto per, secondo me, approfondire proprio questi punti di vista e capire appunto le differenze. In questo modo magari riusciamo a ricostruire un po' tutta la scena, tutto quello che è successo, soprattutto magari per quanto riguarda noi da vicino, Roma, Italia in generale. E quindi vorrei iniziare proprio con Ball, che secondo me ovviamente in questa conferenza, in questo incontro, non chiamiamo una conferenza perché anzi a me piacerebbe pure che dal pubblico ci fossero degli interventi anche spontanei, senza aspettare le domande finali per forza, quindi siamo qua per questo. Però secondo me Ball comunque ben rappresenta ovviamente un'intera scena che è quella dei graffiti romani, ovviamente viene dalla fine degli anni '80, ha iniziato a dipingere muri, e non soltanto appunto
writing inteso come appunto parte della cultura hip hop, anzi, iniziando proprio con murales davvero, nel senso vero del termine, dipingendo appunto per vari spazi, varie lotte, vari spazi sociali. Quindi prima di tutto volevo chiedergli, e forse non ha il microfono, ecco, ok, sempre per la diretta YouTube, ragazzi. Dovrebbe essere acceso. Sì, sì, acceso, acceso. È acceso? Sì, e ovviamente parliamo di graffiti, di writing in generale, romano e non, ma legati al cinema. Cioè, cosa succede? Il cinema influenza il writing influenza il cinema. Secondo te, quali sono, prima di tutto, per te personalmente, i rapporti e le interazioni tra queste due, diciamo, discipline artistiche, comunque arti visive? Ok, allora il writing è una disciplina hip hop ed è completamente differente dal murales, chiamato anche pittura murale, perché ha un altro background, anche se poi diciamo nelle metropoli diciamo, la complessità fa sì che poi i punti di vista e quindi le opinioni, no? Perché qui comunque vengono invitate persone a parlare del proprio punto di vista, della propria opinione e spesso generalizzano senza averne diritto, cioè nel senso che quello che penso io non è detto che sia quello che pensi tu, o questo punto di vista che appunto viene dal muralismo, poi passato al writing negli anni 90, poi chiamato, passato anche a opere di vera street art, quindi street art illegale, imposti come si diceva prima, degradati, o anche spazi ufficiali, no? Perché comunque le mostre del street art all'Auditorium Parco della Musica, ecco, diciamo, il mio background è quello della strada. Scala Mercalli, tu Sì, ti ci riferi? davo Scala Mercalli all'Auditorium all'inizio degli anni 2000. Quindi, diciamo, il mio background parte dalla strada, ma proprio da sotto casa, no? Cioè, da dove mia madre, affacciandosi alla finestra, poteva vedermi. Quindi è chiaramente differente da chi ha fatto altri percorsi. E la domanda era... L'interazione in realtà ti stavo per interrompere per dire proprio questo, Ah, che magari ci sono appunto opinioni e però c'è la storia. Cioè, sono due cose certo, la diverse. storia Ci sono, oggettiva. esatto, ci sono i fatti, che è quello che è successo e poi ci sono le opinioni basate su quelle esperienze che poi possono essere personali o meno, no? E Sì, voi, ovviamente, io vi ho invitato proprio perché avete un'esperienza diretta s- con questa disciplina o comunque con questa sì, cultura. diciamo che il cinema soprattutto è finzione, no? Quindi è un riprodurre attraverso un filtro quello che poi è la realtà. La stessa cosa spesso avviene in ambiti universitari o durante studi di sociologia, cioè è sempre un guardare alla cosa dal di fuori. No? Io che l'ho vissuta, no? Io, Aiswan, altra gente, insomma, eh, Angelo, cioè che l'ha vissuta in prima persona, è lo specchio reale di quello che è successo. È come se io prendo quello che scrivono i giornali oppure prendo quello che appare sulle riviste autoprodotte dai writers in cui ci sono foto, nomi, luoghi, Racconti. racconti e persone. È chiaro che il giornalista sbaglia addirittura la tag del writer, no? Arriva a sbagliare, fa l'errore più grave del mondo, a sbagliare il nome della persona. O chiama in Oppure bianchino blu, per dire. sì, oppure no, traduce letteralmente quello che è graffiti, street art. Noi dicevamo, per esempio, andiamo a scrivere, no? Noi non diciamo andiamo a fare graffiti, non usavamo la parola graffiti, non usavamo la parola writing, dicevamo andiamo a scrivere, perché poi è quello che facevamo, scriviamo i nostri nomi e continuo a scrivere il mio nome nelle strade senza chiedere autorizzazione, senza compromessi e senza tutta quella voglia di storicizzare, no? E indirizzare quello che poi è il futuro. E quello che io vedo nei film è comunque una rappresentazione è un po' come quello che si scrive sui giornali, cioè c'è il miglior giornalista come c'è il miglior regista, no? Però poi la realtà è un'altra cosa. La realtà vissuta con i piedi sull'asfalto o coi piedi sulla massicciata
di una linea ferroviaria la notte, col buio, con l'odore, no, dei freni, l'odore ferroso, del grasso, no? Cioè quello ce l'hai solo se vai lì e fai quella cosa, cioè l'odore dell'adrenalina, il sudore che aumenta, il calore corporeo che aumenta, la paura, l'adrenalina, ce l'hai solo se vai a fare quella cosa illegalmente, cioè dipingi i treni, no, della metropolitana o DFS illegalmente, quindi poi te lo possono raccontare, però diciamo che tra la realtà, la finzione o il racconto a volte ci sono delle differenze abissali. A volte cioè, sento gente che confonde ancora il muralismo col writing. Cioè, ragazzi, cioè, almeno l'ABC, no? Cioè, Aisuan diceva prima, sì, ma c'è gente che per strada non ha ballato, cioè, o ha ballato 2 mesi e poi è cominciato a insegnare la break dance nelle palestre. Sì, allora quella persona poi che cosa insegna? Cioè, che cosa insegna? Un'esperienza che no, è limitata, è limitante poi perché quello che insegna è finzione. E molto No? spesso la finzione anche nel racconto, perché ovviamente magari un writer per vantarsi, no, di aver fatto qualcosa de forte, de ganzo, come si Cioè, dice cioè, diciamo, nel io se vecchio. vai sul mio sito www.bolgraph.it c'hai le foto dei treni dipinti, firmati con l'anno in cui sono stati fatti e quelli sono fatti, è realtà, cioè nessuno la può negare. Cioè c'è gente che dice, ah, io ho dipinto a metro a New York, sì, ma le foto dove sono? Cioè, tu dici, sei sulla scena dal... Sì, ma le riviste non ti pubblicavano, quindi non sei storicizzato dalla vera storia del writing. Magari sì, stai sui libri perché hai pubblicato 10 libri. Sì, ma che storia racconti? No, la storia che raccontiamo noi è la storia di ambienti che, sì, degradati o meno, ma noi eravamo trasversali a quello, perché comunque il writer c'era quello, come si dice a Roma, impaccato dei soldi, no? C'era quello che aveva una famiglia normalissima, no? C'era quello che viveva il disagio, cioè il writing è una cosa trasversale. Io per dire ero metallaro, avevo i capelli lunghi fino qua, ricci, e me ne fregavo dalla musica hip hop, da break dance, cioè a me non mi è mai fregato niente, no? Di tutto quello che era poi la cosiddetta cultura, perché la cultura la facciamo noi in prima persona e quindi noi eravamo la cultura. Quindi io non mi dovevo vestire largo perché ero metallaro, mi piaceva il calzone stretto e il chiodo che frange, no? Quindi alla fine io vengo dalla cultura dei centri sociali in cui l'impegno politico poi veniva immaginato e quindi rappresentato per immagini nell'azione politica. Cioè io iniziavo a fare muralismo perché facevo gli striscioni del Forte Prenessino e siamo stati i primi in Italia a fare gli striscioni con i disegni, no? Invece delle scritte, quelle da autonomia operaia, no? Solo lettering fatto a Marzocca, noi inserivamo negli striscioni, no? I puppet, così come i writers, no? Di cui si parla tanto negli anni 70, che è la nascita del writing, sì, ma qualche anno dopo inserivano i puppet, i pupazzi, i character, no? E i character erano quelli underground all'inizio, no? O quelli overground, cioè nel senso, per esempio, continuo un attimo sulla figurazione, no? Sulle immagini. Per esempio, veniva rappresentato spesso Baudet. Baudet è un fumettista underground che scriveva fumetti per adulti, tra l'altro, e li distribuiva tramite, diciamo, era quasi in autoproduzione all'americana, ecco. E quella è realtà, perché esistono i fumetti. E lì Jack Wizard, The Lizard, che erano i suoi personaggi principali, venivano poi trasposti sulle carrozze delle metro, così come sui muri, diciamo, e rappresentavano un po' quello che era l'immaginario di questi ragazzi. Però, tra l'altro, ci sono bellissime carrozze del Sin, Sin è uno dei king, diciamo, uno dei più rappresentativi, Anche lui metallaro, poi, che era metallaro e quindi faceva magari in end-to-end, cioè una carrozza dipinta da un lato all'altro, top to bottom fino sopra, con scritto Black Sabbath, scene di sangue,
no? Cioè, quindi diciamo, ognuno poi è il proprio punto, dal proprio punto di vista si può esprimere democraticamente, chiaramente, però poi, ecco, io andrei a sondare bene qual è il background di chi parla, perché può creare mh, imbarazzo, Beh, diciamo che, posso dire imbarazzo, diciamo che ci può sono. creare imbarazzo in chi la strada l'ha vissuta realmente coi piedi su asfalto o sulla massicciata dei treni o a Galleria Colonna, no? In mezzo alla gente che ti diceva andate via perché non vi voleva far ballare, no? Cioè, quello crea poi quello che è la storia vera, la storia da raccontare. Concerti metal al blackout. Visto che... Certo, certo, come le autoproduzioni al Forte Prenessino, i laboratori di disegno in cui si insegnava a costruire le lettere, no? Perché poi, ecco, diciamo che il writing, secondo me, no? Secondo me, proprio per la mia esperienza, è anche il DJing e il resto delle discipline, è la scomposizione, no? In elementi semplici, basilari, per ricomporli in qualcosa di nuovo, no? Un po' come la creazione, dice la radio non è che si è inventata uno, perché i transistor si è inventati in altro, quindi anche diciamo proprio il processo creativo è quello di prendere degli elementi, rielaborarli per produrre qualcosa di nuovo. Il writing scompone le lettere, no? Soprattutto nello stile wild, per creare qualcosa di nuovo. Chiaramente se tu parti da elementi originali, no? Ci avrai qualcosa di eccezionale. Se tu parti da cose fake, chiaramente ci avrai una riproduzione di qualcosa che già è stato fatto, no? O già è stato raccontato. Nei film succede la stessa cosa, perché si parla di writing e degrado, dei spazi, no? In cui c'è la monnezza o comunque, no? C'è la spazzatura e vengono associati alla violenza. Poteva essere così all'inizio, cioè nel senso che chiaramente essendo il writing una pratica illegale veniva fatto in posti dove il controllo in generale, controllo sociale, controllo poliziesco e controllo di altre situazioni non era attivo, no? Perché non è che io vado a dipingere a Piazza del Popolo, cioè dopo 2 secondi sei arrestato. Quindi chiaramente vado a scegliere un posto dove vedo, no? Dove vedo mondezza, dove vedo, no? Per stare più sicuro, magari, no? Quindi all'inizio poteva essere associato. Oggi ci sono i muri liberi, no? In mezzo alle piazze, in mezzo ai quartieri, sì, periferici, però cioè, si dipinge in faccia a gente in pieno giorno, no? Ci sono i muri autorizzati, no? Durante i jam. Quindi sta cosa di associazione, degrado e writing, secondo me sta perdendo un po'. E anche nei film succede, perché se tu vedi le serie nuove, no, cose diciamo di attualità, sta cosa del degrado associato al writing sta mano a mano scemando. Poi chiaramente è uno stereotipo, quindi ci vorranno secoli prima che ce ne libereremo. Anzi, però Però molto succederà. spesso fanno da scenografia a posti che vengono detti fighi, no? Adesso invece di degradati, quindi in realtà si è trasformato proprio l'approccio e si riflette poi, come dicevi tu, dopo nel cinema, nel senso che il cinema racconta. Infatti quello che dicevi tu di Nella tenersi finzione, nella nella finzione. finzione. Però se vogliamo fare la A forzatura, meno che non è un documentario. ecco Però il qua, documentario infatti, uno cerca le origini, cerca le persone le fonti. originali, cerca le fonti direttamente dove si trovano, non è che inventa. Esatto, è quello che volevo dire prima, no? Che tu dici per comporre la radio ci sono state tante invenzioni di diverse persone e poi hanno collaborato praticamente insieme per fare la radio, come per fare una forzatura, se vogliamo, spesso storicizzare il writing, storicizzare la street art fatta da storici bravi, ci sono storici bravi e storici no. Quelli bravi, a me personalmente, penso siano quelli che vanno alla ricerca delle fonti dirette e quindi di chi ha avuto questa esperienza gli dà voce invece di creare poi una storiografia basata su opinioni. Ecco, quello è la differenza che dicevo prima, ci sono i fatti e ci sono le opinioni. E
a proposito di fatti, volevo infatti iniziare un po' a parlare anche con Sebi e Ice One, che ringrazio di essere Grazie, venuto qua, ha grazie. accettato l'invito. E Io riprenderei il discorso Sì, proprio, che hai iniziato con Bolle. vai. Innanzitutto vorrei far presente quali sono i rischi di un'intellettualizzazione di uno studio di tipo universitario su una cultura così individualistica, perché dobbiamo partire dal fatto che qua si parla di movimento e di discipline. Io in realtà nel mio lessico l'unica cosa che modifico è che le chiamo indiscipline, perché sono degli atti rivoluzionari, per cui non possono essere disciplinati, perché vuol dire che sennò c'è già uno schema e invece questa roba nasce per rompere gli schemi. E la parte universitaria è fallimentare spesso e volentieri perché parte da una mente contaminata dalla cultura. In che senso? Racconto un episodio con questo professore francese, la Passade, che all'università raccontava che un ragazzo francese era stato tanto, ci aveva avuto una botta culturale perché aveva fatto tutti questi Moai. Però il signor Lavassade, i Moai sono le statue dell'isola di Pasqua, il signor Lavassade si dimenticava di vivere la strada pur facendo l'antropologo, perché l'antropologo dovrebbe andare dove ci sono gli antropos, cioè gli uomini, nel senso se te ne stai a casetta tua e leggi i libri degli altri, ovviamente non arrivi al punto. Quell'anno la Renault, che è una marca di automobili francesi, aveva fatto una pubblicità con una passerella dove c'era una macchina della Renault che passava sotto i Moai. Ecco lì che il ragazzo che aveva dipinto i Moai aveva preso lo spunto da una pubblicità e il signor Lavassade lo voleva far passare come un atto culturale. Era un atto culturale, ma un atto culturale rivoluzionario che viene dalla spazzatura. Cioè questo è quello che si dimenticano tutti quando si parla di questa cultura. Uno è una cultura individualista che crea gruppi, per cui non c'è un movimento. Il movimento si crea dopo grazie ad alcuni film, che sono dei film molto importanti. Ecco che poi il cinema c'entra molto nel movimento hip hop, perché fino a Wild Style e fino a Beat Street queste robe erano slegate. I muralisti messicani erano andati a New York e avevano trovato un nuovo mezzo di riprodurre la loro arte, lo spray. Per cui alcuni muralisti sono rimasti muralisti e hanno continuato con quello che veniva chiamata la street art. Quelli che hanno trovato la bomboletta, gli è piaciuta la bomboletta come mezzo di espressione, hanno creato il writing. Ora poi ci sono quelli che facevano le tag, che erano un fenomeno a parte, perché erano delle persone che segnavano il territorio, cioè a mo' come le gang, uguale identico, per cui anche i graffiti che rappresentano i territori delle gang sono un dato di fatto, cioè nasce anche da questo, perché non ci dimentichiamo che le gang del Bronx, multietniche, perché questo è quello che dicono i padri fondatori, cioè afroamericani, italiani e portoricani. Questi sono quelli che hanno creato l'hip hop a New York. Poi ognuno con la sua, diciamo, presenza in percentuale. E le gang, voglio dire, Bambata viene da una gang, Black Spades, per cui facevano i graffiti con scritto Black Spades, per cui segnavano il loro territorio. Ecco perché stanno anche in posti degradati i graffiti. Arrivando al cinema, perché ci sarebbe da parlare tantissimo, ma non voglio levare spazio anche agli altri, arrivando al cinema noi abbiamo ben 2 film importantissimi, ce ne sono migliaia di altri, perché poi all'epoca ce n'erano tantissimi, c'erano soprattutto anche documentari, ma sono 2 film dell'82 e dell'83, o tutte e 2 dell'83, che sono Beat Street e Wild Style. In entrambi i 2 film, vediamo tipo il primo, analizzerei Wild Style perché è quello che poi ha influenzato tutto l'immaginario collettivo sui graffiti o quantomeno sull'utilizzo, anche se io poi non porrei tutto questo accento sul fatto dell'utilizzo dei graffiti. I graffiti stanno effettivamente dappertutto, per cui se tu fai un film non puoi non metterceli, per cui non c'è una cosa, una rappresentazione culturale. Come diceva Ball prima, i graffiti stanno in posti degradati perché quando eravamo ragazzini e andavamo a fare i graffiti, forse il posto più sicuro per andare a fare un graffito senza essere beccati dalla polizia era il posto degradato dove la polizia non andava di andare. Perché se entravi e dipingevi sui treni ti sparavano, è successo qua a Roma.
ragazzo con un polmone bucato fu il primo episodio, per cui stiamo parlando di roba. Per cui arriviamo a Wild Style. Wild Style è un film molto simbolico, questo lo posso dire a posteriori, non a priori, perché quando ero ragazzino l'ho visto con l'emozione. Poi l'ho rivisto con un'analisi molto specifica. Innanzitutto ci sono tantissimi elementi simbolici che non possono non aver influenzato quello che è venuto dopo. Innanzitutto c'è colui che porta il personaggio principale, che è un personaggio mascherato, Zorro. Personaggio mascherato che già è un simbolo del graffitista, perché il graffitista è come un supereroe, c'hai il nome Superman, però poi dopo nella tua identità segreta sei Clark Kent. E lì c'era questo ragazzo che il suo nome da supereroe era Zorro, però era mascherato, per cui stava già simbolicamente ad identificare un'identità celata, che è quello che succede nei graffiti. L'identità rimane celata perché comunque è un reato, nella maggior parte dei casi. A un certo punto c'è il Caronte della situazione, che già esprime la struggle del underground mainstream. C'è Fab Five Freddy, da far notare la lettera F e la sesta lettera dell'alfabeto, per cui lui già come nome è un 666, per cui è un personaggio simbolicamente, cioè il nome è a caso, però stranamente fa quel numero lì. Lui prende l'artista dalla strada e cerca di portarlo nelle gallerie, per cui Zorro vive il divario di capire se ci vuole campare o se quella cosa è la sua vita. Sono due cose diverse. Se vuole vivere per lavorare o lavorare per vivere. Questo è il punto fondamentale, perché era una cultura, cioè Wild Style è un rito di passaggio dal selvaggio al ingabbiato. Probabilmente alla fine il personaggio principale decide di stare dentro una gabbia di cui ha la chiave, per cui di tanto in tanto esce come lo scrittore William Gibson si teneva una pasticca di cianuro dentro la tasca perché diceva questa è la chiave d'uscita, quando mi rompo le scatole esco da questa vita. Zorro si tiene la chiave per uscire dalla gabbia, perché a un certo punto capisce che questa roba fa parte della società in qualche maniera, lui influenza gli altri. Peraltro ci sono tanti simboli, ci sono i gemelli, Double Trouble, per cui strano che c'è questa simbologia. Poi c'è una bella stella fiammeggiante sul palco che sta a indicare comunque il trionfo del singolo, perché la stella fiammeggiante dalla massoneria alle culture antiche è l'esplosione dell'uomo, perché la stella, il 5, rappresenta l'uomo, per cui è un film che c'è un'analisi strana che si può fare all'interno. Peraltro l'anfiteatro è il tempio massonico del Bronx, quello dove finisce tutta quanta la cosa, per cui è un film che ha dei simbolismi molto forti. Beat Street è la stessa cosa. E Beat Street ha questa strana valenza, è sponsorizzato dalla Puma, e la serie TV di Buzz Luhrmann è sponsorizzata dalla Puma dopo tanti anni, per cui questa Puma, che è una ditta che produce scarpe, ha riunito tutti quanti questi 4 elementi dentro i film, per cui a noi ragazzi, quando eravamo ragazzi, ci è arrivato tramite una cultura di massa, cioè il cinema, l'unione di questi elementi. Perché, come ricorda Ball, quelli che scrivevano, che i graffitisti, la maggior parte, per esempio, tu hai citato Sin, però cito anche Vulcan, che comunque è uno a cui piaceva il glam rock, che non c'entra niente con l'hip hop. Lui, se gli chiedevi ma ti piace l'hip hop? No, mi fa cagare. Cioè questo diceva, per cui i writers come identità possiamo dire che forse erano molto più simili ai punk che ai b-boys. I ragazzi che ballavano durante le serate comunque ci andavano a ballare comunque, per cui c'erano questi b-boys, breakers eccetera. I DJ in quel periodo lì mixavano in quel modo lì, per cui cioè non è che c'era alternativa. Poi c'era quello che faceva, che noi nella nostra cultura, cioè anche che ne so, nella cultura riminese lo chiamano il vocalist, no?
Per cui all'epoca c'erano questi che venivano chiamati maestri di cerimonie, gli MC, che comunque è il vocalist in Italia, e parlavano sulle basi, per cui prima a ritmo in una certa maniera e poi dopo piano piano riecheggiando quelli che sono i dozens, che sono delle rime carcerarie in cui si parla spesso della madre o della sorella dell'altra persona contro la quale si sta facendo il dozen, per cui sono robe molto offensive, molto hardcore, molto anche porno, cioè voglio dire è una cultura molto popolare. Il rap prende lo spunto da queste cose qua, prende spunto sì sicuramente anche dalla filosofia ritmica della poesia africana, specialmente quella dei griot, che raccontano le genealogie, cioè raccontano le storie della gente tramite delle genealogie ed utilizzano le talking drums o i djembe o i dum dum e utilizzano le parole rimando, per cui cercano. Allora, varie cose si sono mischiate, è una cultura multietnica, non c'è. Se prendiamo per esempio Wild Style, visto che stiamo parlando di cinema e graffiti, Wild Style è stato fatto da un regista inglese che si chiama Charlie Ahern, il quale è partito dall'Inghilterra, è andato in America e si è unito ad un gruppo di artisti che voleva decostruire quello che era l'approccio al cinema. Ora faccio una piccola precisazione: per decostruire devi saper costruire, se no non decostruisci niente. La musica punk era musica fatta da gente che decostruiva perché sapeva suonare e decideva di suonare in maniera più semplice. L'approccio che viene dopo, cioè quando già è stato decostruito, non ha nessun senso, perché prima la devi saper fare una cosa per non saperla fare in un secondo tempo, come lo dice anche Guerre Stellari, per imparare bisogna disimparare, cioè l'hanno ripetuto in tutte le salse. Non fidarsi mai, non vi dovete fidare mai di quelli che non sanno fare le cose e che propongono il modello opposto, perché vuol dire che non hanno capito quello che stanno facendo. Comunque, ritornando al regista Charlie Ahern, questo si era unito proprio a un gruppo di artisti registi che volevano decostruire quello che era le modalità di narrazione del cinema classico, per cui a un certo punto questi si mettevano i 16 mm in spalla, per cui hanno inventato le prime Steadicam, cioè Tarantino ha ereditato tanto da questa roba qua a livello di cinema. E questa persona era un inglese che non apparteneva a quella cultura lì, ma si è immerso in quella cultura e ha deciso di narrarla. La colonna sonora, a parte Grandmaster Flash che fa un suo intervento con i giradischi e Grand Wizard Theodore che è l'inventore dello scratch che fa una sua routine con i giradischi, è fatta da Chris Stein e Fab Five Freddy. Per cui anche qui multietnico, perché Chris Stein un ebreo, Fab Five Freddy un afroamericano, i quali uniscono il sound e fanno una roba incredibile insieme. Peraltro Chris Stein era il chitarrista e leader dei Blondie, un gruppo disco molto famoso, cioè dove voglio dire cioè era come se a un certo punto, non lo so, un artista all'epoca che andava molto molto forte, per cui era sceso in questa cosa qui per amore dell'underground. E quello che vediamo dentro Wild Style è l'unione di questa gente, oltretutto, soprattutto portoricani, e afroamericani ed italoamericani, che creano la storia, che è questa evoluzione di questa persona. Ritorno a Beat Street. Beat Street invece è un po' più statement, cioè dice delle cose come se fossero già più solide. La prima frase che sentiamo io la dico più o meno com'era, non mi ricordo con precisione. I ragazzi entrano dentro una galleria e vedono delle persone che stanno facendo un graffito. Allora vanno vicino e chiedono: ma cosa state facendo? Meravigliati, perché cioè in qualche modo volevano rappresentare quella meraviglia del momento in cui si scopre quella cosa. E in italiano viene detta questa frase: oh, e questo è lo sbombolo, l'ha inventato Fase 2.
pace all'anima sua, che è un mio caro amico, e per cui fase 2 viene rappresentato là dentro, anche forse immeritatamente, perché lo diceva anche lui, dice non l'ho inventato io, però io ho inventato uno stile, ed è quello che poi ha preso più piede, che era quello delle lettere armate. In italiano è stato insomma tradotto anche con panzerismo iconoclasta, però diciamo questo sono sempre i danni che fanno le università o gli intellettuali, cioè non è che l'università e l'intellettuale sia qualcosa di sbagliato, però comunque cioè, delle volte hanno delle visioni tutte loro che cioè voglio dire, se non hai mai visto una gallina viva, e per te la gallina è quella nuda che attraversa il supermercato, per cui cioè, non sai come è fatta realmente la gallina viva. E Beat Street è un film importante dove per la prima volta entra il gospel, ma non il gospel come genere musicale, il gospel inteso come rivelazione, perché è la storia di un eroe che muore, cioè, e i graffiti lo esaltano, sono un'epitome funeraria moderna. Per cui Ramo, che viene ucciso da Spit, che è il cattivo, cioè quello che rovina l'arte, l'avversario, lo shaitan, il satana della situazione, è quello che poi è l'opinione pubblica nei confronti dei graffiti. Questo è importante, per cui lì per la prima volta si fissa un sentimento specifico, non un'opinione, non un'impressione, un sentimento, che è il sentimento che ha originato la rivoluzione, che è quella quelle che io chiamo indiscipline. Grazie. Grazie davvero. Sapete chi ha deciso di mettermi dopo? Vi siete seduti voi così, eh? Grazie Swan. Sì, diciamo che legarci a questo excursus che è veramente un'epopea dei graffiti nel cinema, perché poi da quello che Aiswan ha detto si evince proprio il fatto che il cinema è uno strumento per raccontare spesso, no? E quindi, come diceva anche Boll, si riflette quello che è nella realtà raccontata attraverso la finzione, no? E quindi già con Leonardo Crudi del collettivo 900 facciamo un salto in realtà dal writing, diciamo, alla poster art, che poi in realtà già negli anni 70 veniva usata anche spesso dai writer, il poster, l'adesivo, cioè non stiamo parlando... Molto prima. Anche molto prima, vabbè, se vogliamo parlare proprio arriviamo a Mimo Rotella, arriviamo a Anche chiunque, molto prima, esatto, sì, Lautrec, possiamo veramente fare dei salti da gigante, però nell'arte contemporanea, urbana, di strada, anche per, esatto, per comunicare nel Medioevo, vabbè, Esatto, ce ne sono tantissime, se vogliamo proprio, vabbè, come sui graffiti potremmo arrivare veramente... però appunto vabbè, stiamo parlando di pareti come supporti per comunicare, quindi sostanzialmente tutte le discipline, poi c'è pure una parentesi che potremmo fare sul termine street art, però lasciamola stare. Però appunto parlando di cinema, parlando di graffiti, writing e poi di street art o comunque di arte murale in generale, tu comunque negli ultimi anni hai fatto un balzo ovviamente penso anche parallelo, perché penso che continui comunque anche col writing, ma hai fatto uno studio diverso, cioè l'uno non esclude l'altro comunque. No, assolutamente. Diciamo che per quanto mi riguarda c'è stato un momento in cui ho sentito l'esigenza semplicemente di cambiare linguaggio e cercare di arrivare a un numero più ampio di persone, perché stavo in realtà cambiando io, non tanto quello che avevo intorno. Quindi cambiavo io i miei interessi, cambiavo io il mio modo di ricercare, di divulgare quello che mi interessava, e vedevo che comunque i graffiti era
un modo difficile, almeno per me, per quello che è stata la mia crescita artistica, era difficile comunicare con i graffiti, anche perché quando li facevo era l'ultima cosa che volevo fare, quindi insomma... No, però volevo fare più che altro una domanda che a Iswan, perché secondo me il discorso che hai fatto tu ovviamente è tutto giustissimo. L'unica cosa che secondo me diciamo ci differenzia da tantissime correnti artistiche è il fatto di non aver mai noi scritto un reale manifesto, diciamo, no? E quindi in questo modo ha dato la possibilità a quelli che tu chiami professori intellettuali, che diciamo soprattutto antropologi che studiano, diciamo, la società e chi la forma, di insomma liberarsi in varie... Guarda, io prima ho detto la cosa che siamo un movimento individualista, cioè è un po' come quell'adagio che dice per essere una buona società bisogna essere dei buoni individui. Ecco, l'hip hop ce l'ha proprio di base questa cosa, i graffiti, tutto quanto. Ma poi chi vuole vedere il nucleo dell'hip hop lo vede, se no queste arti sono anche completamente a sé stanti, perché ad oggi l'industria ci insegna che il rap può essere fatto senza la cultura hip hop alle spalle, questo è un bene e un male allo stesso tempo, dipende da chi lo pratica, perché se chi lo pratica ha l'hip hop come cultura, sa che certe cose, certi argomenti sono veramente deleteri. Chi non ha una morale e lo utilizza semplicemente come mezzo di espressione sono fatti suoi, cioè nel senso poi ha i risultati che ha, poi c'ha il suo fan che gli ruba la catena, capito? Cioè quello è il discorso. Ovviamente la roba commerciale c'è sempre stata. Rapper's Delight ad oggi viene osannato come se fosse un pezzo storico dell'hip hop, e in realtà è un pezzo disco, cioè fa parte di quella situazione della disco hip hop. A me dell'hip hop, quello che proviene dalla disco, non è mai interessato. Io nasco cioè, nell'82 come gusto, quando incominciavano ad esserci le prime drum machine, i primi campionatori, i scratch, i synth, capito, cattivi, quelli che ringhiavano. A me mi interessava quella roba lì, quelle cosine, cioè, no, sti cazzi, per me quella roba lì non c'ha niente a che vedere con la cultura hip hop. Però è un bel episodio, cioè non è che mi fa schifo, assolutamente. Però non è la roba mia, cioè non è quello il sound, non è che quella roba lì mi faceva ballare breakdance. Voglio dire, a me, quando ballavo, io ho più o meno praticato tutte le discipline, ballavo su Jimmy Castor, che comunque era heavy funk, cioè non era disco. Per carità, la disco è bellissima, però non era la disco che mi faceva partire il testosterone e ballare. Quando vedevo i graffiti, non erano i murales messicani, che per carità, cioè io peraltro ho fatto anche l'assistente ad un pittore che faceva murales in Messico, per cui ne so abbastanza, ma quelle erano le proteste degli operai, che poco avevano a che vedere con la vita, con la microcriminalità, con la vita del ghetto americana. Non c'era niente, perché lì erano tutti contro tutti, cioè only the strong survive, cioè, queste sono tutte le frasi che così, per cui era un movimento individualista, tutto è di questa roba qui è un movimento individualista. Il graffitista che mette la sua tag, cioè del tipo, e spesso e volentieri anche quel fatto di scomporre così tanto la propria tag o il graffito per incuriosire la persona di che cazzo l'ha fatto questo, fammi capire cosa c'è scritto perché non riesco a capire. Ah, Dondi, wow, ecco, Dondi, allora dentro la testa quella fatica che tu hai fatto per capire chi aveva fatto quella roba lì ti si tatuava nei neuroni. Ti ripasso la palla. Poi se posso dire una cosa sul fatto del movimento senza manifesto, io ho sempre visto l'hip hop come appunto sì individualista e ognuno praticamente aggiunge il suo se vuole contribuire alla cultura, cioè singolarmente ognuno fa il suo, poi Ma questo diciamo che diventa è la comunità, anche no? rapportabile Come... a tantissime correnti artistiche che si contaminano e continuano a contaminarsi, e per fortuna che lo fanno, perché comunque ovviamente se no non nascerebbe nulla. Io invece no, volevo solo, ripeto, io che ho 33 anni ho conosciuto il cinema e l'hip hop con i Manetti Bros.
quindi, anzi, prima con Zora la vampira e poi mi sono andato a vedere i semiautomatici, tutta quella roba lì, i video dei Negri de Roma, cioè io ho scoperto diciamo, tutta una parte di cultura che per ovvie ragioni di età non conoscevo tramite i Manetti Bros. Ecco, Infatti in mostra che esattamente, io ho fatto hai una proposto proprio locandina dei Zora. Manetti Bros. Ah. Insomma, quindi ecco, viene sempre dal cinema comunque, tra virgolette, borghese, nel senso... È questo per cui, diciamo, un po' l'approccio alla cultura l'hai avuto attraverso il cinema, per cui è unito poi queste Esattamente, due cose. diciamo che tutta la mia estetica parte da lì, parte dal cinema, perché non ho studiato e quindi non avevo, insomma, non avevo fatto le scuole, e quindi il cinema è stato quello che mi ha interessato alla cultura come prima cosa in assoluto. E vedendo tutta la storia del cinema italiano, magari partendo in maniera confusa, no? Tipo, che ne so, ho iniziato col neorealismo, per esempio, e niente, da lì sono entrato, mi sono tuffato in tutte sottoculture, appunto come il cinema underground, le sperimentazioni, le avanguardie, tutte queste cose che ovviamente, venendo dai graffiti e calcolandola come un'avanguardia, l'ho sposato immediatamente, ma proprio anche a livello visivo, estetico, grafico, quello che io ho sposato come mia estetica, cioè diciamo un inquinamento tra pop art, costruttivismo, graffiti e cinema, è appunto l'unione di tutte le mie passioni, tutto qui, quindi insomma, e penso che sia sempre così, cioè la natura di ogni cosa, non che la mia sia bella, però di cosa bella che piace a chi la fa è proprio questa, è l'incontro di diverse culture e di diverse esperienze, tutto qui. Poi credo pure anche che molto spesso magari un ragazzino di 13 anni, soprattutto magari della nostra generazione, prende lo spray, dipinge senza sapere nemmeno quello che sta facendo, cosa c'è dietro il writing, la cultura hip hop, magari ci arriva dopo. È quello che succedeva pure a noi, Ma sì, è quello che è successo anche a me. È quello che succedeva anche a noi, perché alcuni di noi hanno iniziato a dipingere, come può dirlo anche Shark, cioè noi avevamo 2 foto in croce di 2 copertine di dischi dove vedevamo questa cosa dei graffiti, e da lì abbiamo dovuto reinventare una filosofia che poi mano a mano si andava a scontrare con quello che poi è stato i contenuti culturali veri tramite dei libri. C'è stato Subway Art che ci ha aperto ancora di più la testa. Però all'inizio noi avevamo la copertina di Rocksteady Crew con scritto Rocksteady Crew in stile graffiti. Questo era quello che ci arrivava, non è che ci arrivava altro. In televisione, quando vedevi qualcosa del genere, dovevi fotografare mentalmente, perché un videoregistratore costava 3 stipendi di tuo padre, capito? Cioè era così, per cui era tutto mentale come trasmissione. Anche noi non sapevamo quello che stavamo facendo. Io infatti dico sempre, quando mi dicono quanto sono pesanti i pionieri, e io dico ci avete ragione, perché a me non mi guardate proprio, io sono sempre new school, a me non me ne fotte un cazzo del passato, il passato è già passato, è una base solida sulla quale io appoggio i piedi, ma io sono sempre new school, a me non me ne frega un cazzo di nominarmi come old school, perché cioè, voglio dire, è una robaccia, vuol dire che la tua mente ha smesso di Si è evolversi. fermata. Ok, per quello sono tutti i giorni new school, e di conseguenza cerco di mantenere questo approccio, per cui io dico, io gli schiaffi dietro la testa di qualche anziano scorreggione non li ho avuti, per cui io non li do. Fai quello che devi fare, sperimenta e evolvi quello che è uno stile selvaggio. Questa. Grazie. Ok, un'ultima cosa, Leonardo, aspetta. No, ti volevo chiedere proprio, cioè l'affinità ti è venuta spontanea per l'affinità del supporto alla locandina, il manifesto, quindi diciamo questo collegamento c'è stato o Allora, semplicemente... diciamo che sì, inizio a fare dei manifesti e metterli Scusa un attimo, per chi non conoscesse Leonardo Crudi, comunque lavora su prevalentemente carta, poster attaccati in giro in strada, e le tematiche sono letterarie spesso, ma soprattutto incentrate sul cinema.
e quindi diciamo che a livello estetico ha fatto tutto un ragionamento. Il collettivo si chiama 900, c'è anche lì a 900 Marco 900, quindi il collettivo lavora molto su queste tematiche qui, per questo gli sto chiedendo, stavo dando per Sì, scontato no, ovviamente, no, hai però ragionissimo, perché giustamente. No, in realtà io inizio questo percorso dei poster in strada nel 2017 per ricordare il centenario della Rivoluzione d'Ottobre, ma con questo non voglio dire, cioè in realtà il mio era una ricerca sui personaggi che, come dicevo prima, hanno in qualche modo cambiato le carte in tavola, come è stato per esempio il manifesto del suprematismo di Malevich e tutto quanto. Quindi il mio non era un panegirico al comunismo né al periodo, anche se, ma comunque era un discorso diverso. E poi mi allaccio appunto perché secondo me almeno parte da lì la reale sperimentazione cinematografica nei primi del Novecento con Ziga Vertov, Eisenstein, tutta quella roba lì. Quindi io mi aggancio dalla rivoluzione alla sperimentazione cinematografica e quindi anche un po' alla storia del cinema. E noi siamo grandi protagonisti della storia del cinema, quindi ho unito in qualche modo la sperimentazione e l'underground italiano e è uscita una bella ricerca, insomma. Ho scoperto bellissime cose, bei film, bei personaggi, insomma. quindi attraverso diciamo, la ricerca estetica che stai facendo ovviamente approfondisci anche la tua conoscenza su quei argomenti là, è la cosa proprio. Cerco di restituirla ovviamente con la massima umiltà, però magari ci sono dei personaggi che la storia non ha premiato e io nel mio piccolo cerco di ridargli un po' di lustro, ecco, tutto qui. Perfetto, grazie. Ecco, invece lui è Maximilian Spohr del Festival del Cinema Hip Hop tedesco, dalla Germania, e infatti ringrazio per essere qui, l'ho conosciuto in questa occasione. Lui semplicemente volevo fare un paio di domande su quanto all'interno di tutta la proposta del suo festival, ovviamente, quanto spazio occupano i graffiti e come sono visti adesso lì all'interno della manifestazione che organizzi. I always give it quite some space, I would say, because it's very important. It's been important to me. Not similar, not like it started. My love for graffiti started later than my love for hip hop. I did a breakdance course in 1982, and it fell apart after 2 times because the instructors got in a fight, and then it fell through. Like my parents got the money back, everything. It was like this how it started. So, and then I stayed with hip hop all my life until today, like really. And then into graffiti, I got into in the 90s after my final year at high school or at college, and then because of an ex-girlfriend, she was like into spraying stuff, and then she's telling me this pochoir graffiti style, how you cut out things and patterns and stuff. And I brought one here. I'm just gonna hold it up. Like, can you see it? It's like a little bit difficult. It's like here. Like you have like a paper and or a carton and cut it out, and like normally I first copy things, then you like turn the contrast up, and then you cut out the dark spots, and it takes you like an hour or something. And some you cut out too much and you gotta throw the whole thing away. Sometimes it's really good that you can like, and I became like also I was always into Public Enemy, like since day one, pretty much, and I used it to express my opinion on the wall. For example, fight the power or whatever. So I did like a stencil for it, right, and just threw that up, like in the middle of the like downtown core or something, like on a yellow wall, and you know, at night. I never had any friends to be with, like, so I just did that alone. I always like to walk around in a mission, you know. So, and yeah, and then Translate quickly in Italian. I had to. yes, go ahead.
Allora sì, do molto spazio ai graffiti nel mio festival. Devo dire che ai graffiti sono arrivata più tardi rispetto all'hip hop. Mi sono avvicinata all'hip hop nel 1982 quando ho iniziato a prendere corsi di breakdance, solo che poi gli insegnanti hanno litigato e quindi il corso è stato annullato e i miei genitori hanno chiesto i soldi indietro. Però da lì io sono sempre stato con l'hip hop e poi grazie a una ex fidanzata mi sono avvicinato anche al mondo dei graffiti. Lei usava molto lo spray e quindi mi ha fatto vedere un po' di arti appunto della street art e per esempio appunto ha mostrato lo stencil, quindi ha iniziato con lo stencil e a dipingere sui muri scritte contro appunto il potere, tipo fight the power, combatti contro il potere. E quindi da lì mi sono avvicinato sempre di più ai graffiti. Allora, poi continuiamo sul festival, però ci sono due curiosità che mi hanno colpito. Una è che nel 1982 in Germania già si parlava di corsi di breakdance, quando qui penso che corsi di break, cioè proprio lezioni di breakdance, correggetemi se sbaglio, nell'82 in Italia non ce n'erano, si ballava per strada spontaneamente al massimo. E poi che lui abbia appreso dei graffiti, del writing dalla ragazza, cosa che è ancora più particolare ovviamente, non perché comunque purtroppo diciamo che è sempre stato un ambiente un po' sessista e questa cosa nello specifico, in prevalenza maschile più che sessista, molto spesso nei contenuti a volte, esatto, erano di meno, esatto, anche perché... sì, no, no, sessista ho sbagliato. Esatto. E poi c'era Lady Pink pure, già. Sì, sì, sì. No, ad esserci c'erano, però a me incuriosisce. Ma per me, personalmente, anche adesso, Sì, No, no. vabbè, non penso possiamo negare sia un ambiente predominantemente sessista. Forse, Qui abbiamo anche la conferenza dopo che si chiama ecco, Femminismo e Pop, però si è quindi parleremo sviluppato in questo modo, in realtà ho assolutamente. sbagliato io a parlare di sessismo, No, io parlo a livello sistemico, Mm. comunque. Un'altra cosa, ma quella è sempre espressione del singolo, se poi tu vai a vedere, cioè ci sono, voglio dire, se te dentro l'hip hop la maggioranza ha dei valori che si legano all'Islam, è normale che sia sessista. Poi che il bianco... no, ma è anche così, perché nasce da questa cosa qua. Nella conferenza dopo, guarda. Sì, no, ma io non ci sarò alla conferenza dopo, dico una cosa adesso, perché comunque è così, cioè nel senso nasce in un ambiente dove ci sono giamaicani e è gente della 5% Nation, che è una setta islamica che è super razzista, per cui a un certo punto dicono che i bianchi sono demoni, per cui cioè io non sono un demone e sono una persona che ama tutti quanti, per cui non sono né razzista né niente, per cui ci sono questi fenomeni all'interno della comunità, che poi casualmente siano nella comunità afroamericana. Questo non è un problema che ho generato io, perché l'Islam lì ci sta e a un certo punto nell'Islam la donna non viene trattata bene. E lì c'è il sessismo. No, ma in generale, ma tu hai perfettamente ragione, non sto facendo una difesa. Dal punto di vista sistemico, non sto dicendo Dal punto di vista sistemico, no, dal punto di vista sistemico, l'hip hop... Ma non si può negare che è un ambiente particolarmente incentrato appunto. Sì, ma io l'ho vissuto sugli dall'inizio, lo so, uomini, ti posso anche raccontare che all'inizio non era esattamente così. Cioè, dall'inizio, se te vai a vedere... vabbè. Stiamo parlando dell'82, Non è questo nell'82... l'argomento della conferenza. No, però cioè, nell'82 non era così l'argomento. sessista come come è diventato oggi, che purtroppo è dovuto alle gang, è dovuto a influssi religiosi, è dovuto a tante cose, il sessismo, e alla cultura voglio dire, dominante, come dici te, sistemica, dove però comunque la qualità della gente è quella lì, per cui viene da tante motivazioni culturali, non è... questa roba qua non si può andare a smuovere,
È come quando tu vedi Radici, dove si parla dello schiavismo, chi è che portava gli schiavi alle coste? Certo, c'erano dei bianchi che li compravano, merda per i bianchi, ma chi erano che portavano gli schiavi alle coste? Nigeriani, congolesi, eccetera. Per cui è 50-50 da quel punto di vista lì. Poi chi ha sfruttato i neri è Preferisco un'altra chiuderla storia. qua perché ci si stanno dicendo tante imprecisioni. No, Comunque, no, c'è un romanzo che si the chiama question Roots di is- Huxley the che question racconta questa is, cosa, che è stato idolatrato da tutta la comunità the question afroamericana is, perché dice yeah, una how verità. come- yeah, qual era la domanda? Queste sì, sono poi diciamo, altre digressioni. Era semplicemente una curiosità legata al suo episodio con la sua ex ragazza. E, anche se comunque sì, sicuramente si è evoluto tutto in modi paralleli, in modi, Non volevo che si raccontasse il periodo dei primi anni come un periodo sessista perché il sessismo non c'era. È una cosa Lo dobbiamo chiedere alle donne però. no, no, ma stiamo parlando di... Ma cioè, e No, no, perché, infatti... perché non stanno sedute qui? Ma perché non lo so, cioè, Appunto. Vabbè. No, ma parliamo, aspetta, parliamo in generale proprio della cultura hip hop. Infatti io ho sbagliato a parlare di sessismo prima perché in realtà piano piano Secondo me si è no, cioè, parallelamente ripeto, no, cioè, è una No, no, ma, cultura sessista perché è una cultura della società che purtroppo è ma sì, ma sessista soprattutto, ovunque, in tutti i paesi. guarda, se Cioè, poi vai a parlare è dei ovvio che si testi, contamina. diciamo dei Cioè, testi rap, diciamo che lì è un po' più complessa come cosa, però era legato appunto, mi incuriosiva il fatto che la ragazza in Germania gli avesse parlato dei graffiti e lui li avesse approcciati proprio attraverso lei, anzi volevo valorizzare questo aspetto qui, quindi queste due cose. Una che in quel periodo in Germania, diciamo che stavano qualche anno avanti, possiamo dirlo tranquillamente, rispetto che in Italia, e quindi come è arrivato in quel modo, no? E poi invece quest'altro dettaglio qui di cui stavo parlando prima. ma che cosa vuoi che dica su questo? Per quanto riguarda... Allora, per quanto riguarda la scena hip hop all'inizio degli anni Quando '80, è iniziata in Germania? esatto, perché lui parlava del fatto che la breakdance si insegnasse già addirittura, non soltanto si praticasse. Questo mi interessa. Cioè come... So he wants to know when the hip hop came to Germany, what years, and what years it started to develop courses also of breakdance. Yeah. It started fairly early, I would say. Like I was like 10 to 12 something. Like seriously, like it was there. And they started to offering courses like dance schools everywhere. Like seriously, they picked up like this because there was one German magazine and they posted like Salt and Pepper and everything new. They posted it right away. It's like not like IG, but like in the magazines, the people read that magazine, right? And then were waiting for all the concerts, and we were waiting on all the new releases. They were like $30 a record. It's like very expensive. So, and like I never bought them. Like I went to the record store, and there was a brand new record store. You could listen to the records before you buy them. So, it's just a little anecdote. And then I pretended to, like, I bought one. I pretended that it was broken. I taped all the records. Like, that's how I got into hip hop. I taped all the records, brought them all back, and they said, okay, it's all good. So I had them all on tape and all the newest releases from States. And we got them like import to Germany, and they were like very expensive. That's how I started the whole hip hop, my whole hip hop fetish. Fetish. Love my whole hip hop. Love hip hop. E poi appunto... And what you said about what all my colleagues said about the imagery of graffiti in the movies. Like I worked in the movies like 11 years of my life in Vancouver, and whenever there was X-Files or whatever other, CSI, whatever stupid stuff they shot there, and they wanted to make it urban. They had some set decorators make it urban. So deadly boring stuff. Like everyone knew. Like they could have just hired one of the cool guys, make one call, and you're there, right? They never wanted, and it looked lame.
And even the wild style thing, it killed me. One friend of mine, he once showed me a wild style app. So you could draw your own name and it makes you wild style. Like, it's like stupid. You know, it's like Easy. people come up with the weirdest stuff. Like, that's why I totally agree. Like, a lot of imagery in the movies is fake. It's real fake. It has nothing to do with real alleys or cool pictures or something, you know. Like, you gotta walk around here to like see some good stuff. And whenever I like visit another city, I see things like they being like this big, like this big. I walk down the street and see pictures nobody else would ever see. I know, like, because I like they're not seeing it. You know, I walk by and see it. Oh, that's cool. That's a piece of art. And take a picture. And I wonder like how many people would even see that, right? And in living in Hamburg for the last 14 years or since 2008 or something, I got into contact with a sprayer named Oz. I don't know if anyone knows him. He died when he was 64 because he got a shock of a subway, and he was a very interesting personality. Like he drew his own style, like he was writing his own style, he painted his own style. Nobody accepted him for his whole life, seriously. Like when he died, he wasn't writing, he could not write like anyone else. He just did his own thing, and he did like amazing art amazing pieces, but he just never bought into the other shit, seriously. Like, it's like, and he did a lot of smileys. He did like in Hamburg alone about over 100,000 smileys, just smileys, and you knew it'd see him, you know, and they all looked the same, and he signed his name a million times. You knew it was the same guy. It's like amazing, right? And I try to like doing a documentary about him, and it was quite tricky, like because a lot of people, of course, they don't want to say anything, and that was the biggest problem. I talked to his lawyer who got him out several times out of problems with the police, you know, and that's still in post production. I'm still doing that. I wanted to make this guy not more famous than he used, but I want to pay him respect because he was like a serious soul, like alone. He was alone out there, you know. He did his thing like mad. Just like was never respected for any of this, right? And people eventually they try to help him out, and they want to buy his paintings on canvas, and he's like, nah, I'm not going to do this. And finally he started to do this to pay off his lawyer and stuff like that. It was all screwed up. Like he wasn't himself anymore in the end, right? Because he's like wasn't true to himself anymore. He wasn't very happy when he died, like, you know. Are you doing the documentary? Or? Yeah, I'm still doing it. Okay. Yeah. Okay. But Translation. yeah, please. Allora, sì, l'hip hop è arrivato in Germania molto presto. Io avevo 10-12 anni, mi ricordo c'era questa rivista che esiste ancora, Salt and Pepper, che raccontava un po' tutte le novità dal punto di vista culturale, e hanno iniziato appunto a parlare dell'hip hop, dei vari artisti, eccetera, eccetera, e subito dopo sono iniziati appunto i corsi di breakdance che erano ovunque, si potevano vedere ovunque questi corsi di breakdance. Per esempio i dischi costavano circa 30 marchi, che erano tantissimo, era 20-30.000 lire se vogliamo, e costavano tantissimo. Quindi quello che io facevo è che andavo nei record store, andavo nei negozi, compravo una cassetta, poi la restituivo dicendo che non funzionava, e intanto me l'ero copiata a casa, e così mi sono copiato tipo un sacco di album in questo modo. E vivendo ad Amburgo da ormai 15 anni ho conosciuto anche Oz, che era un diciamo conosciuto street artist, che è conosciuto perché faceva sempre queste
queste immagini di smiley, di emoticon stilizzate, e le metteva ovunque, le ha messe ovunque, le disegnava ovunque, però ovviamente aveva spesso guai con la polizia, perché appunto era comunque illegale, e quindi inizialmente anche c'erano delle persone che volevano comprare le sue arti, su una, come dire, le sue opere però fatte su una tela, fatte su tela, e lui ovviamente si rifiutava, perché non faceva parte della sua anima, ma poi ha iniziato a farlo proprio per pagarsi gli avvocati ogni volta che doveva uscire. Purtroppo è morto a 64 anni, perché ha avuto un infarto nella metro, ma è morto anche un po' infelice, perché appunto purtroppo entrava e usciva dal carcere. Ho avuto il privilegio di parlare con il suo avvocato, ho provato a fare un documentario su di lui, ma molte persone che lo conoscono avevano paura di parlare ovviamente davanti alla telecamera, quindi ho potuto parlare finora solo con il suo avvocato, che mi ha raccontato varie vicissitudini, ma sto ancora provando a fare il documentario. Adesso è all'asta e sto cercando di farlo appunto finanziare per poterlo finire. So thank you Maximilian. De nada. Thank you. Thank you. Ci sono domande che volete fare a qualcuno che ha dei relatori? Vai. Allora, io volevo fare una domanda a Pietro, a Boll, perché prima lo accennavi, diciamo che la tua vita ha seguito due percorsi, l'impegno politico e l'arte, diciamo che questi sono i due grossi cosmi che hai portato avanti nel tuo percorso. Volevo chiederti, avendo vissuto, credo in prima persona, il movimento della Pantera, quello della contestazione universitaria, volevo chiederti, prima accennavi che i vostri striscioni sono stati i primi dove erano inseriti, oltre al messaggio, anche degli elementi grafici, estetici, a servizio della comunicazione. Hai detto anche che sei metallaro, eri metallaro, però sei anche un writer, quindi volevo chiederti quanto l'estetica dell'hip hop è riuscito perlomeno quello che penso io, voglio sapere cosa ne pensi tu, quanto l'estetica dell'hip hop è riuscito a a dare ancora più forza alla protesta del 94, al movimento della Pantera, che per come mi riguarda io, questo linguaggio ha creato un passaggio da la comunicazione, diciamo, da partito comunista, filo sovietica, quindi con quel tipo di razionalismo, il lettering con le marzocche, e quindi quanto ha reso una manifestazione politica, un impegno politico, oltre che una cosa bella, pure una cosa figa, secondo me. Se pensate al periodo delle posse, Onda Rossa Posse, Combatti il tuo tempo, Lionors Posse, Isola Posse, comunque c'è stato comunque un fermento artistico che secondo me ha contribuito molto a dare forza al messaggio. Quindi volevo sapere da te quanto appunto in realtà è influenzato profondamente. Ora, parlando di cinema, estetica a sud, la colonna di Salvatore, la colonna sonora, se non sbaglio, era dei 99 Posse. C'erano delle cose degli Alma Megretta che non erano propriamente hip hop, ma sicuramente era cultura urban negli anni 90. Sentire quel tipo di musica, che poi era chi faceva rap, chi ragamuffin, poi era tutto un casino, voi lo sapete meglio di me, lo sapete. Però volevo chiederti questa cosa qui, quanto l'ha resa pure una cosa bella esteticamente e quindi attraente da parte dei giovani di quel periodo. Sì, diciamo che non è una novità, io non mi sono inventato niente, cioè già il muralismo, ma tanti altri modi di dipingere erano al servizio comunque dell'ideologia politica, no? Cioè, ma non solo in Messico come citava Isuana, ma pure in Russia, in altri posti, insomma a Cuba, ma anche più vicino a noi, per esempio in Sardegna, no? Il muralismo era proprio... ah, era espressione dal basso, no? Quindi diciamo che io
venendo dal mio basso, no, dal muretto dei quartieri, a una certa sono arrivato al centro sociale occupato, autogestito, e quindi ho messo al servizio quelle che erano del posto, della collettività, dell'autogestione, del movimento extraparlamentare di sinistra. Poi se vogliamo mettere insieme tutto un calderone, quello che si chiamava il movimento, no? Si chiamava semplicemente il movimento, però era rappresentata appunto da questi soggetti e una miriade di altri, no? Dagli anarchici diciamo, agli autonomi, agli ex degli ex, no? Cioè c'era di tutto dentro. E gli anni 90 sì, hanno visto, diciamo, un momento politico, se vuoi, alto, no? Di questo tipo di movimento, ma molto alto, nel senso che c'erano tanti centri sociali occupati in tante città, cioè, si era creato un coordinamento romano dei centri sociali, festival, cioè a livello culturale c'era un fermento grandissimo, c'era il Festival dell'Arte, prima del crack che adesso vanno a forte, cioè c'era lì per esempio sono arrivati i primi magazine da Milano de Writing, no? Cioè io ho visto il mio primo magazine autoprodotto di Writing che era Tribe, quando Marco Teatro lo portò da Milano al Festival dell'Arte. Quindi diciamo che c'era tutto questo per me. Io venivo dal muretto, non ero universitario fuori sede, no? Perché poi la composizione più o meno non ero universitario fuori sede, non ero punk, ero R4 del muretto, no? Che si è ritrovato vicino al forte, andavo lì, facevo le canne, intanto interagivo con gli altri, poi ho creato insieme ad altri il laboratorio di disegno, abbiamo fatto i primi murales in giro per i vari centri sociali, quindi il contributo era spontaneo, no? Poi sì, diciamo, è stato, se vuoi, determinante in quel movimento, per quanto possa essere lo stato, però niente di nuovo, insomma, ho solo fatto quello che spontaneamente succede in altre situazioni. A Pantera, vabbè, l'immagine della Pantera c'ha tutta una sua storia che comunque è narrata, cioè nel libro, che ne so, Fortropia, si parla dei 30 anni del forte periodo d'occupazione, Luca da Sarti Frontali ha più volte scritto, cioè ci sono dei libri che cercando, Il cerchio e la saetta di Andrea Tiddi, no? Spiega pure l'origine del cerchio con la saetta che è il simbolo dei centri sociali, da dove nasce. È bellissimo perché nella copertina era il periodo contro gli sgombri e quindi c'è questo cerchio e la saetta disegnato da Costantino Pucci insieme a una lisca di pesce. Quindi c'era proprio un fermento a livello politico, ma di modo anche di contribuire, no? Perché facciamo i corsi gratuiti, coinvolgiamo le persone che venivano al laboratorio di disegno, poi anche nell'autogestione. C'era diciamo il principio dell'orizzontalità, del contributo militante, no? Si diceva contributo militante, e questo poi ha generato pure per esempio che durante poi le manifestazioni, prendendo spunto anche da tante altre cose, insomma non solo dal fatto che noi portavamo il figurativo nei striscioni, a fare manifestazioni che è street parade, no? In cui c'erano i carri con la musica no, che sostituivano i cordoni fatti con gli Stalin, no? Cioè è stata una grande, se vuoi, rivoluzione, o comunque ci abbiamo provato. Ci sono altre domande? Nessuno? Allora io vi ringrazio per essere rimasti finora, ovviamente penso e spero vi sia stato anche utile per farvi un po' una panoramica generale di tutta
di tutto quanto significa il cinema nell'hip hop e viceversa. E vi ringrazio, godetevi ovviamente questi 2 giorni di festival, ringrazio ancora l'organizzazione, ringrazio Pietro, Boll, Ice One, Leonardo Crudi, Maximilian per essere intervenuti, e seguite il programma, ci sono tantissime altre attività, tantissimi altri incontri su tanti diversi temi. Grazie. hiphopcinefest.org